È stata presentata la scorsa settimana in occasione del GDC. Parliamo della scheda GeForce GTX Titan X. Questo è il nome completo della nuova soluzione top di gamma che abbiamo qui all'interno di questa scatola. La apriamo. E vediamo di cosa si tratta. È un prodotto che verrà lanciato la prossima settimana in occasione della GPU Technology Conference di San José. Ed ecco qui la nostra nuova proposta di gamma che possiamo farvi vedere in questo modo. Non possiamo dirvi nulla per quanto riguarda le specifiche tecniche, quindi non chiedetele, provate a immaginarvele, e non possiamo dirvi nulla ovviamente delle prestazioni, che saranno ovviamente, con un po' di immaginazione, molto elevate. Bene, la scheda ha una struttura che è molto simile a quella della scheda GTX 980, la lunghezza è identica praticamente, e prendiamo come riferimento anche la scheda GTX 780 Ti, che ha forme esterne uguali alla precedente scheda Titan, anche in questo caso lunghezza identica, ingombro sempre di 2 slot e sistema di raffreddamento sempre di tipo vapor chamber, di fatto mutuato da quello delle schede 780 e delle schede Titan di precedente generazione. 2 connettori di alimentazione, 6 pin e 8 pin, il tutto per un consumo che a questo punto possiamo stimare essere sempre all'interno del range dei 250 watt, esattamente come le altre schede della famiglia Titan. Parte posteriore che, a differenza di 980, perde una placca di dissipazione termica, placca che non era presente nelle schede 780. Notiamo come nella parte posteriore, attorno al chip video, del quale non possiamo dirvi nulla, ma che sappiamo essere piuttosto interessante, sono presenti 12 moduli memoria. Cosa dire di altro? Connessioni posteriori le stesse che troviamo sulla scheda 980, quindi abbiamo una DVI Dual Link, un connettore DisplayPort nella parte superiore, un connettore HDMI e altri 2 connettori DisplayPort sempre di dimensioni standard, griglia per l'espulsione dell'aria e nella parte superiore 2 connettori SLI, caratteristica che permette quindi di utilizzare questa scheda in una configurazione a 4 GPU in parallelo. Il prezzo sarà presumibilmente proibitivo per una configurazione di questo tipo, ma di certo il massimo ottenibile in questo momento per un sistema desktop, magari con più pannelli 4K in parallelo in surround. Quando potremo dire qualcosa di più di questa scheda? Fra qualche giorno. Portate pazienza, nel frattempo io passerò un bel po' di ore chiuso all'interno del laboratorio, circondato da schermi da sistemi numerosi, per fare i test di questo prodotto a confronto con GTX 980 e con le 2 proposte AMD di riferimento, Radeon R9 290X per la singola GPU e Radeon R9 295X2 come soluzione top di gamma dual GPU. In attesa, ma per questo ci vorrà un po' di tempo, del debutto della prossima generazione di schede Fiji, sempre di AMD. Un prodotto sulla carta molto interessante, devo dire. Vedremo il prezzo, non sappiamo molto e quello che sappiamo non possiamo dirlo. A presto!